Buongiorno! Prima facciamo il caffè. Buongiorno, lui è Charlie, lei è Maya, io sono Sasha. Benvenuti nel video numero 100. Ma noi contiamo soltanto video lunghi. Infatti volevamo fare questa edizione speciale per festeggiare insieme a voi, con un caffè ovviamente. Sì, e con tutto il sole in faccia. Cercherò di registrare senza occhiali da sole, ma la vedo dura. Comunque, di strada ne abbiamo fatto tanta in tutti i sensi, ma grazie a due cose principali. Una è che siamo nomadi digitali da ben 21 anni e la seconda è che abbiamo modificato Charlie apposta per poter lavorare viaggiando. Il termine nomadi digitali potrebbe confondere qualcuno, quindi cercheremo di spiegarlo un po' meglio. Per quanto invece riguarda le modifiche fatte su Charlie, tantissime anche l'anno scorso, quelle ve lo facciamo vedere tra un secondo. Sì, mi sembra ieri che abbiamo registrato il video, ormai sono 2 anni, Sì. dove abbiamo chiesto aiuto a voi per fare le modifiche, perché all'epoca non avevamo tutta questa esperienza di oggi e io non mi sono mai vergognato di chiedere quando non sapevo una cosa. Punto. Per quanto riguarda grandi lavori o la risoluzione dei problemi, abbiamo sempre realizzato un video apposta. Infatti li trovate tutti nella nostra playlist Lavori in Camper. E non ci siamo fermati praticamente fino a qualche giorno fa, finché non abbiamo ultimato tutte quelle modifiche che volevamo fare. E infatti con queste ultime modifiche abbiamo finito tutte quelle ancora programmate 2 anni fa e sono tutte orientate al comfort di bordo, non solo quello di vivere ma anche di lavorare, e all'autonomia, perché per noi autonomia sia quella energetica che quella di cambusa sono fondamentali, perché sono quelle che abbassano notevolmente le spese di viaggio. A proposito di viaggio, settimana prossima parte il nostro famoso Birra Tour, il viaggio che abbiamo fatto attraverso le birrerie, partendo da Merano, attraversando Germania col Monaco, arrivando fino a Praga. Alla fine del video vi facciamo vedere un pezzettino. Sì, un piccolo assaggio. Ma comunque a questo punto del video noi ci siamo immaginati di fare un bel camper tour, ma il tour soprattutto delle modifiche che abbiamo effettuato, ma poi ci siamo resi conto che alla fine con camper pieno non si vedrebbe praticamente niente, avremmo dovuto svuotarlo tutto. Infatti cosa abbiamo fatto? Abbiamo approfittato del fatto che Charlie doveva andare in officina qualche settimana fa, abbiamo registrato il nostro bel tour e poi ve lo facciamo vedere. Infatti, parte il tour. E siamo appena usciti Ci dall'officina. siamo fermati però subito a bere un caffè. E approfittiamo del fatto che il camper è vuoto per farvi fare un tour. Mica vi facciamo un tour esterno completo, tipo gradino maggiorato, tubo di scappamento o la cassetta del bagno. Ma anche all'esterno abbiamo due cose molto interessanti. La prima cosa sono le nostre nuove sospensioni. Prima di rifare tutto quanto, gli ammortizzatori erano così scarichi che arrivavano a fine corsa. Infatti anche nel video dove siamo andati a fare tutto il lavoro a Oma, si vede a un certo punto, prima di arrivare in officina, abbiamo preso una buca e pensavamo di aver lasciato la ruota in quella buca lì. Ora non soltanto che funzionano bene, ma il camper si è alzato davanti di 4 cm. Invece nella parte posteriore non bastava cambiare soltanto ammortizzatori, perché le balestre quando le abbiamo smontate erano praticamente piatte, si sono snervate completamente. Per fortuna siamo riusciti, visti i pesi e tutto quanto che hanno calcolato ad Oma, a mettere la doppia balestra di derivazione dall'ambulanza. Ora dietro è comodissimo, non si sente praticamente nulla. Ma non solo, abbiamo messo anche la bara anteriore. La differenza di prima e dopo è di ben 8 cm. Ora saliamo sul tetto. Sul tetto invece abbiamo due pannelli solari 165 watt ognuno di loro, quindi 330 watt, e non solo. Abbiamo anche questa enorme lastra di alluminio mandorlato e grazie a questa possiamo camminare tranquillamente sul tetto. Ma non è che vogliamo camminare sul tetto soltanto per lavare i pannelli solari e gli oblò, è che da qua è molto comodo pulire anche il tendalino. Scherzo, ovviamente. Una volta trasportavo sul tetto tutta l'attrezzatura del windsurf, ovviamente avevo il portapacchi e questo alluminio mandorlato mi serviva per camminarci sopra, se no come facevo mettere tutto, 2 tavole, avevo sempre degli alberi, ogni tanto mettevo gomma e le vele. Invece per quanto riguarda la lastra, quando l'abbiamo messa eravamo in 6 e abbiamo addirittura dovuto mettere pesi sui bordi, perché comunque il tetto del camper, cioè del furgone, non è piatto, è a schiena d'asino. E noi come al solito siamo sopra il lago di Garda. Per forza, abitiamo qua. Ora ci spostiamo dentro per fare il tour partendo dal riscaldamento e subito dopo vi faremo il nostro letto basculante da 6 milioni. Ma partiamo dall'impianto originale. Questo camper nasce con riscaldamento Truma
a gas 4 kW con 4 bocchette più 2 cose. Ora ve lo faccio vedere. La prima bocchetta si trova sotto la dinette, questa è inferiore. Poi qui vicino all'ingresso abbiamo un'altra, questa scura, e possiamo dire che si tratta della bocchetta principale in quanto riscalda ingresso e corridoio centrale. Poi la terza bocchetta è nella zona cucina, ma prima del letto. Ovviamente abbiamo anche la bocchetta in bagno. Ma all'origine sotto il letto non c'era nessuna bocchetta. C'erano 2 tubicini così piccoli che lungo le pareti freddissime andavano a finire. E uno dall'altra parte. Era un'ottima idea, peccato che non funzionava. Visto che si tratta delle sezioni molto piccole, aria non arrivava e anche quella poca che arrivava qua era praticamente fredda. A questo punto abbiamo aperto il coperchio della truma e abbiamo creato questa bocchetta sotto il letto. E con questa semplice operazione, dalla quale ovviamente abbiamo fatto anche un video, abbiamo risolto il problema del freddo sotto il letto. Ora non facciamo troppa filosofia perché abbiamo installato il riscaldatore a diesel. Volevamo soprattutto avere più autonomia e una volta che abbiamo deciso di installare il riscaldatore a diesel si poneva il problema dove mettere le bocchette. C'è chi sostiene che basta soltanto una, come Beppe per esempio, che in realtà ha una bocchetta e ci vive dentro, ma questo è proprio il punto. Lui ci vive dentro, ha messo un riscaldatore di 5 kW, una bocchetta così che praticamente si accende a novembre e lo spegne a fine marzo. A questo punto tutto quanto si riscalda per bene e c'è ovviamente caldo sempre più o meno dappertutto. Invece quando non lo utilizzi sempre, quando arrivi dopo 7 giorni o 3 giorni che il camper è al freddo, finché non ti si riscalda sotto il letto, quando c'hai una bocchetta sola, ci passa del tempo. Il riscaldatore l'abbiamo installato qua sotto la panca e abbiamo creato 3 bocchette. Prima bocchetta si trova qua nel corridoio centrale e praticamente questa bocchetta qua scalda camper al 90%, ma forse anche più del 90%, e vi spiego perché. Una volta che il camper si è riscaldato e soprattutto quando si è riscaldata questa zona sotto il letto, qui non serve tanto riscaldamento e questa bocchetta qua è chiusa praticamente al 90-95%, quasi del tutto. La stessa cosa vale per la bocchetta del bagno e quel poco che entra ci basta, però dopo aver fatto la doccia l'apriamo del tutto e il bagno si asciuga in un attimo. Ma a questo punto nasceva un problema, in quanto tutta l'aria calda veniva sparata qua verso la zona notte, noi di notte appunto avevamo troppo caldo, mentre tutta la zona della dinette, la zona davanti, era fredda. Quando siete seduti qua, il freddo non è che arriva tanto dai piedi perché abbiamo anche il doppio tappeto, ma viene da dietro. E una cosa è star seduti qua a mangiare, bere caffè, una partitina di carte, ma se dovete star qua seduti 6-8 ore, come capita a noi a lavorare, non è una cosa piacevole. E a questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo installato un'altra bocchetta sopra quella della truma, così anche il calore andrà a pareggiarsi e avremo anche meno caldo di notte. Ma anche se dovessimo aver caldo di notte, adesso abbiamo fatto una cosa furbissima. Abbiamo fatto togliere il controller da qua e l'abbiamo messo dietro nella zona letto. Con questa maschera vintage per contenere i cavi, così ci ricorda il nostro vecchio camper, grande cacca viaggiante. Ma abbiamo fatto un'altra furbata. Abbiamo staccato questa bocchetta qua dall'impianto della truma e l'abbiamo collegato al nostro nuovo impianto. Ma perché anche questa quinta bocchetta? Questa bocchetta, come quella sotto letto e come quella in bagno, saranno praticamente chiuse sempre, soltanto aperta un pochino, perché questa zona qua del pavimento è freddissima. Quella bocchetta lì davanti che spara bella forte riscalda fino a un certo punto e qui si sempre gela anche con 2 tappeti. Quindi noi abbiamo 5 bocchette, delle quali 3 sono praticamente quasi sempre chiuse, quindi come averne 2 e mezzo. Però noi siamo convinti che così ci andrà bene, poi dobbiamo ancora provarlo. E prima di incominciare a parlare della cambusa e della cucina, parliamo di come stiviamo la roba. Ma dobbiamo partire dal letto basculante. Avete visto il nostro short sul letto basculante? Il letto da 6 milioni di visualizzazioni. Se per caso non l'avete visto, per caso, noi intanto lo tiriamo giù e ve lo mettiamo in sovraimpressione. Tanto dura qualche decina di secondi. In molti ci avete chiesto come funziona il nostro letto basculante. E ora ve lo facciamo vedere. Per prima cosa dobbiamo girare tutti e 2 i sedili. Altrimenti i sedili bloccherebbero la discesa del letto. E una volta girati i sedili, dovete anche ricordarvi di abbassare i braccioli. Dobbiamo anche abbassare il volante, se no il letto di nuovo andrebbe a picchiare contro. A questo punto non ci resta che sganciare il letto. Forse tutto questo vi sembra un po' complicato, ma non lo è, diventa tutto una routine. Ora tiriamo giù il letto. Il letto è sostenuto da cavi d'acciaio, 2 binari e dietro abbiamo anche le cinghie, ma quello che regola la salita e discesa è un mega pistone. A questo punto raddrizziamo testata
togliamo la scaletta e il letto per una persona è pronto e il corridoio di uscita è libero. Se invece vi serve matrimoniale, basta allargare e inserire il cuscino aggiuntivo. Ma guardate quanto spazio! Ora lo tiriamo giù. Questo letto è diventato la nostra nuova cambusa. Quando uno pensa sempre a mangiare, è diventato un nuovo armadio, un nuovo ripostiglio. Come potete vedere è diviso in due parti. In questa parte qua teniamo il nostro filtro per l'acqua, l'aspirapolvere, tappetino per stretching e router come cose fisse. Ma qua portiamo anche i nostri zaini e bastoni per trekking. Quando sei allergico alla polvere devi portare anche aspirapolvere. Invece in questa parte qua sopra cabina guida riusciamo addirittura a tenere un piumino 4 stagioni, quello separabile che potete utilizzare sia d'inverno che in primavera, ma noi raramente lo teniamo qui per intero perché anche d'estate cerchiamo di andare in montagna, come avete già visto, nei paesi nordici dove non fa molto caldo. Invece in questa seconda parte praticamente sbattiamo le giacche o qualsiasi roba senza valore, perché bisogna sempre stare attenti, qui facilmente entrano e allungano la mano. Ma in più, come vedete, qui ho messo la spugna fono assorbente perché è abbastanza ruvida e non fa scivolare le cose, perché ovviamente quando il letto si alza è inclinato, se no trovate tutta la roba in fondo. Nella zona letto si trova principale zona di stivaggio. Partiamo dagli armadietti. Per farvi capire quanto sono grandi, vi faccio esempio su questo che è più piccolo di tutti. Praticamente ci entro dentro. Questo qua è ancora più grande perché ha questa rientranza. Invece in questi qua più piccoli teniamo principalmente l'attrezzatura per caricare acqua. Ovviamente prima di portare camper in officina l'abbiamo svuotato tutto, però qua sotto letto abbiamo anche queste due capientissime bottole. Qui ovviamente teniamo le cose che si utilizzano di meno, come per esempio il cavo per caricare le batterie. Ma prima di parlarvi di cavo carica batteria, vi facciamo vedere ancora una botola dove teniamo proprio le cose d'emergenza, come catene da neve o le scarpe da ricambio. A proposito di scarpe, abbiamo un'altra chicca. Sotto il sedile abbiamo spazio per mettere non soltanto le ciabatte, ma anche le scarpe che usiamo durante la giornata. Una volta rimesso il cuscino e il tavolo, lo spazio che abbiamo sotto la panca diventa difficile da utilizzare, quindi lo utilizziamo soprattutto durante i lunghi viaggi come la cambusa. E quello lo capirete meglio una volta quando avremo sistemato. Invece lo spazio che uso giornalmente è questo qua, perché dentro mi ci sta la macchinetta del caffè. I cassettoni della nostra cucina sono capientissimi, qua dentro ci stanno tutte pentole, piatti, tutto quello che ci serve. Invece questo qua che adesso è vuoto, immaginate solo quanta roba ci possiamo mettere dentro. In più abbiamo anche questi due cassetti che in questo momento sono da sistemare e nel primo cassettone abbiamo tutte le posate. Per quanto riguarda i pensili sopra la cucina non possiamo lamentarci, siamo riusciti a mettere in ognuna le mensole con questi bordi, così le cose non ci cascano durante il viaggio, per non parlare di utilissimo spazio che abbiamo qua per appoggiare le cose. Ultimo mobiletto della cucina si trova sopra il frigo, che credetemi, anche se così in alto, è utile. Però ci siamo dimenticati di un altro armadio, quello per i capi appesi. In cucina, come d'altronde maggior parte di voi, abbiamo 3 fuochi, anche se 2 sarebbero meglio. E questo rubinetto qua del quale io non sono contenta, però teniamocelo così com'è. E per fortuna quando hanno disegnato la cucina sono stati previdenti, ci hanno messo questo piano di lavoro che è bello spesso con sotto i supporti in ferro. Come per l'ultima cosa della nostra cucina vi facciamo vedere il frigo. Eh sì, e come capienza, organizzazione e resa possiamo dire che siamo assolutamente contenti. Invece dei problemi che abbiamo avuto non ne parliamo perché abbiamo già realizzato 3-4 video e li trovate sul canale. Dicevo penultima perché una buona parte della cambusa ve la faremo vedere quando cominciamo a rimontare i mobili. Visto che questo video è stato ideato per farvi vedere come è organizzato il Charlie, non mi allungherò su questa parte, anche se mi sembra doveroso, perché magari qualcuno ci guarda per la prima volta, dire che cosa abbiamo installato per quanto riguarda l'autonomia energetica. Sul tetto avete già visto 2 pannelli da 165 watt, invece qua sotto il sedile si trovano 2 batterie da 100 ampere, quindi abbiamo in totale 200 ampere, mentre qua abbiamo il nostro inverter di 2000 watt che serve soprattutto a Maya per fare il caffè e a me ogni tanto per caricare le batterie del computer.
Inverter ovviamente l'abbiamo collegato a tutte le prese del camper, ma è un inverter IVT. Cosa vuol dire? Che quando ti colleghi alla rete elettrica a 220, lui praticamente fa passare la corrente, quindi non è che lo devi staccare e attaccare qualche altro cavo, utilizzi sempre le stesse prese. Però c'è da dire una cosa: da ben un anno e mezzo, cioè dal luglio se non agosto del 2022, non ci siamo collegati alla 220, eppure abbiamo il caricabatterie. Dovrò attaccarlo uno di questi giorni, perché questi apparecchi elettrici, se non li utilizzi, rischiano di rompersi. Tante volte ci dicono: ma bastano 200 ampere, quanti giorni avete di autonomia? Oppure: ah no, io non voglio installare assolutamente batteria a litio. Questo è una cosa che va assolutamente fatta in base alle necessità. Noi abbiamo calcolato le nostre necessità più o meno, ma anche spazi che abbiamo a disposizione e soprattutto budget, e abbiamo fatto questo impianto in modo che possiamo utilizzare il frigorifero anche sempre pieno durante l'estate, e che possiamo ovviamente anche caricare i nostri computer e tutte le batterie delle videocamere quando abbiamo necessità. E come già detto, nell'ultimo anno e mezzo non ci siamo collegati alla rete elettrica, ma questo non vuol dire che voi con i stessi consumi non avreste avuto bisogno, chissà se l'ho detto bene, perché noi alla fine ci spostiamo spesso, ci piace spostarci, non ci piace stare fermi in un posto più di un paio di giorni. E a questo punto, prima di farvi vedere altre cose, andiamo nel rimessaggio dove teniamo tutto, lì facciamo una bella pulizia e poi vi facciamo vedere. 1 hour later. E incominciamo a rimontare tutto. Ma vi ricordate quel che vi ho detto, e l'ha detto mai, non mi ricordo più, che è molto difficile utilizzare questa parte sotto la panca perché è difficile accedere? Vi faccio vedere perché. Perché i cuscini, come prima cosa, hanno una parte in gomma e farli uscire è quasi impossibile. Proprio non vogliono scivolare, si incollano. Poi tutte le volte bisogna mettere a posto le cinture, bisogna sganciare il velcro, quello posto in alto, e il velcro in basso. Insomma, non è che è proprio troppo difficile, però a un certo punto non è che lo fai 2 volte al giorno. In più, se c'è il tavolo, fare questa operazione è impossibile, quindi dovete rimuovere il tavolo. Dopo vi farò vedere quanto è pesante il tavolo. Ma prima di mettere il tavolo dobbiamo mettere tutti i tappetini, cioè la moquette. Abbiamo anche realizzato un video a proposito, soprattutto per far vedere come abbiamo ritagliato la moquette, cioè come abbiamo creato la dima, perché alla fine della fiera abbiamo comprato 6 metri o 5 metri di passatoia di 1 metro di larghezza, di circa 12 mm, insomma quella che abbiamo trovato più grossa. Abbiamo speso una cinquantina di euro e abbiamo ritagliato, come vedrete tra poco, dei pezzi perfetti. Si fa anche fatica a metterli. Dicevo, si fa fatica a metterli, ma perché? Ma perché sono ritagliati così precisi che sembrano ritagliati a laser. Noi di solito lo mettiamo sempre in 2. Prima dobbiamo incastrarlo qui dove c'è il bagno e il primo pezzo è fatto. Ora mettiamo il pezzo del sottoletto o il garage. Ora il pezzo della dinette, dove abbiamo fatto anche un buco per il tavolo. Se no tavolo si inclinava sempre un po', qui si fatica un pochettino di più, però una volta che è messo non si sposta neanche di 1 millimetro. Questo pezzo, sì, diciamo che ha la sua funzione anche isolante, però alla fine ci stava bene. E quest'ultimo pezzo è ritagliato singolo, non solo perché dovevamo farlo, ma anche perché è più facile staccarlo per sbatterlo. Come vedete, il tavolo è parecchio spesso. E incastro è fatto in un modo che una volta quando l'hai messo questo non si sposta proprio, e poi c'ha la sua prolunghina che gira anche di là. E ho portato altre cose e quasi ci siamo. Abbiamo messo la mensola e oramai sta appoggiando la seconda parte della cambusa. Sì, dobbiamo solo incastrarla ed eccola qua. Voilà! Con queste 3 scatole più un'altra che mettiamo in quella famosa panca che avete visto, la capacità di carico è aumentata spropositamente. Ma non è solo una questione di risparmio, perché magari alcuni pensano: ah sì, si portano tutta la roba da casa. No, non vogliamo dipendere dai supermercati, soprattutto quando facciamo viaggi lunghi. Ci piace stare fuori a lungo, ci piace girare, tante volte arriviamo anche tardi e non abbiamo neanche voglia di fare la spesa. E ora montiamo anche il letto, così vedete come accediamo a quella cambusa lì. Questo è il nostro nuovo letto. Abbiamo realizzato comunque anche un video su questo letto, quindi non vado a spiegarvi
come l'abbiamo fatto. È entrato, però prima di appoggiarlo lo possiamo anche alzare e bloccare. Ora lo abbassiamo. Entrato. E queste sono le altre parti, quelle che vanno appoggiate sul mobile per costruire un letto unico. Anche questa è una nostra invenzione. Come sempre, come già detto, potete trovarlo nel nostro video che trovate sul canale. E ora basta agganciarlo ai bottoni. E questo è il letto assemblato. Per accedere alla cambusa abbiamo tolto il separatore originale che stava qua perché era difficilissimo da togliere. Abbiamo messo questa tenda con 3 bottoni che semplicemente lo alziamo così. E il sole se ne sta andando. Questa mensola qua l'abbiamo fatto ancora prima di portare Charlie a casa, perché mi serviva per poter portare tutte le cose per il visero. Proprio tagliata su misura. Ora cosa ci mettiamo sotto? Qui infiliamo il divanetto che avete visto prima, che poi non è nostro, è di Beppe Maria Grazia. Qua mettiamo la seconda cassetta con martelli, tiratende e altra roba. E poi la scatola con gli attrezzi, e non solo attrezzi, qui abbiamo anche il starter. Così se vi parte la batteria potete andare avanti almeno 30 accensioni. Noi non abbiamo provate così tante, però una decina sì. Poi qui ci mettiamo in più 2 sedie, il tavolo e poi il nostro tavolino della Deca con una quindicina di euro, per il quale abbiamo fatto le guide qua sotto, ma anche su quello abbiamo realizzato un video. In più ci stanno pure altre 2 sedie per eventuali ospiti. E qui ci stanno comunque 2 tavoli così. Abbiamo anche tripla tenda termica invernale che mettiamo qua, però la metteremo dopo aver messo materasso. Ma visto che si tratta del nuovo materasso, non più quello originale, che è un pochettino più ingombrante perché è anche più alto, è di un unico pezzo ma comunque si ripiega, insomma il nuovo materasso dobbiamo andare a casa a prenderlo. E arriva il materasso. Ora per poterlo mettere dentro lo pieghiamo e lo giriamo. Tac. Number one. E questo è un materasso Ikea che noi abbiamo sagomato, accorciato e l'abbiamo tagliato. E qui dove l'abbiamo tagliato abbiamo messo una fettuccia di rinforzo. Mentre qui so che tutti diranno si spaccherà. Vabbè, anche se si spacca fa niente. Una volta avevamo 3 pezzi singoli, mentre ora abbiamo un pezzo che, anche se unito soltanto qua, è completamente a incastro, quindi non si sentirà. E poi questa parte va sotto i piedi. Comunque si tratta di un materasso di 20 cm che noi abbiamo anche a casa, così non sentiremo la differenza quando cambiamo il letto. E poi quando abbiamo sistemato tutto vi faremo vedere anche la tenda. Piaciuto? Per quanto riguarda la tenda, eccola qua. Abbiamo utilizzato un semplicissimo bastone estendibile, l'abbiamo incastrato tra le pareti. E non vi abbiamo fatto vedere soltanto in bagno, perché nel bagno non abbiamo fatto più di tante modifiche, a parte questo tappeto spugnoso che abbiamo messo per non rovinare il pavimento. Ma comunque il bagno, grazie all'altezza del camper, è molto comodo e ci sono tanti posti, rispegniamo la luce, per riporre le cose. E poi c'è anche un armadietto bello capiente. Parliamo di lavoro. Cosa sono i nomadi digitali? Esistono tante definizioni e noi sicuramente non andiamo ad aggiungere una nuova. I nomadi digitali sono tutte quelle persone che possono lavorare dislocate da un unico posto fisico, a prescindere se stanno in un camper, un albergo o in una tenda. E chiariamo una cosa, quando noi diciamo lavorare non pensiamo a editare video. Questo per adesso è soltanto una passione, purtroppo. Anche se questo non è un lavoro, noi vogliamo comunque far crescere il canale. L'unico modo per farlo è avere le interazioni, cioè i famosi mi piace e i commenti. Quindi quando il video vi è piaciuto lasciateci un commento e un mi piace, così supportate il nostro canale. Il 1° aprile di quest'anno saranno esattamente 21 anni come lavoriamo fuori ufficio, pur avendo, almeno io, un normalissimo lavoro d'ufficio, programmatore in un'azienda con una sede fisica, e c'ho pure un ufficio lì, ma ci vado soltanto una volta all'anno per prendere un caffè. Ma poi alla fine ci siamo resi conto che così va bene per tutti, la produttività è sicuramente aumentata, ma ci sono tantissimi pro e contro.
anche se i pro sicuramente prevalgono. Ma come siamo arrivati a lavorare in questa modalità è una storia un po' più lunga e se vi interessa magari ve la raccontiamo in un video apposta, perché comunque capite, 21 anni non sono pochi. E vi faccio presente soltanto un piccolo particolare: almeno per metà il mio lavoro si svolge come un lavoro di squadra, quindi lavoro con le altre persone, e per fare questo ho bisogno di una connessione internet bella potente, e questa cosa ci limita purtroppo nelle scelte dei luoghi dove ci fermiamo. E speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciateci un like, cioè un mi piace, e anche un commentino. La settimana prossima ripartiamo con i viaggi, che poi sono la maggior ragione per cui abbiamo cominciato questa avventura. E come promesso vi lasciamo con un'anteprima. Ciao! Ciao! Carissimi amici, oggi incomincia una nuova serie, un nuovo viaggio che ci porterà a scoprire le birrerie d'Europa. Partiremo dall'Italia, passando per Germania, arriveremo in Repubblica Ceca. Ovviamente vi faremo vedere anche qualcosina in più. Mettetevi comodi che si parte. Video completo lo trovate sul nostro canale YouTube. A questo punto aspettiamo il caffè che ci serve per arrivare fino al camper. E poi andiamo a dormire. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.